Alex Perez del Real Betis è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter in questa campagna di ringiovanimento che la società ha già iniziato con altri colpi. Topalovic, per esempio, già ufficializzato, Tanner Tessman del Venezia che è sempre più vicino, si aggiungerà molto probabilmente in queste ore Alex Perez, difensore centrale tra i più promettenti, così viene considerato in patria, e però non esattamente uno dei giocatori più conosciuti, dato che ha giocato nella seconda squadra del Real Betis. In questo contenuto, quindi, qui su Passione Inter vi facciamo il classico identikit del giocatore, vediamo un po' le sue caratteristiche e facciamo un punto anche sull'operazione di mercato. Quindi ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti, come sempre vi invito prima di cominciare a cliccare sul tasto mi piace se vi piacciono questi format in cui analizziamo i giocatori che sono in arrivo all'Inter, e anche un clic sul tasto iscriviti se ancora non siete iscritti al canale. Come ormai di consueto, mentre vi racconto qualche informazione su Alex Perez, vi mostro anche la sua scheda di Transfermarkt. Nato a Madrid in Spagna il 10 maggio 2006, quindi Alex Perez ha attualmente 18 anni, genitori originari del Mozambico, gioca come difensore centrale di piede destro ed è alto 1,93 m. Queste sono le caratteristiche principali. A livello di valutazione, dopo ci torniamo quando vi parlo dell'operazione di mercato, sapete che Transfermarkt fa sempre le sue stime, siamo sui 25.000 euro, non illudetevi perché l'operazione di mercato si spinge un po' più in là. Interessante anche il fatto, anche su questo ci torniamo dopo, del contratto in scadenza a giugno del 2025. Qui probabilmente assisteremo a una modifica, ma come dicevo ci torniamo tra poco. La carriera di Alex Perez è ancora giovanissimo, quindi ci sono poche informazioni da dare. Ha iniziato nelle giovanili del Rayo Vallecano e si è trasferito poi al Real Betis nell'estate del 2022, quindi 2 anni fa. Dalla scorsa stagione milita nel Betis Deportivo, si chiama così la seconda squadra, la squadra B del Real Betis. Non ha ancora esordito in prima squadra, però il tecnico del Betis, Manuel Pellegrini, uno dei più navigati sul panorama europeo, lo ha voluto con sé nello scorso precampionato e molti dicono che Alex Perez sia un vero e proprio pallino appunto di Pellegrini. Quest'anno da gennaio in poi ha collezionato 7 presenze, ha fatto anche un gol, poi purtroppo ha avuto un infortunio che lo ha costretto di fatto a saltare tutta l'ultima parte di stagione. Non abbiamo ancora tantissime informazioni sulla carriera, questi sono i punti principali. Veniamo alle caratteristiche, che sono la parte più importante. Che tipo di giocatore è Alex Perez? Allora, intanto, come vi dicevo già prima, è un difensore centrale di piede destro, è ancora molto giovane, quindi è davvero da sgrezzare e da far migliorare. Le prime cose che si notano guardandolo giocare sono intanto la struttura fisica, molto importante, 1,93 m, è veramente strutturato. Allo stesso tempo però rimane un giocatore piuttosto in cui che ha nel controllo palla, nella gestione del pallone, una dote quasi naturale, sembra proprio essere nato per questo tipo di caratteristica, quindi a livello di fase offensiva gestisce bene il pallone, lo smista con naturalezza, soprattutto con il piede destro, poi naturalmente su questo in particolare sarà da testare a livelli più alti rispetto a quelli in cui gioca ora, mentre a livello difensivo viene descritto come un giocatore molto forte nell'uno contro uno, anche abbastanza veloce nonostante l'altezza importante, e piuttosto aggressivo. Cerca spesso l'anticipo sia quando il gioco è palla a terra, sia chiaramente nel duello aereo, che invece, vista l'altezza, è indubbiamente un terreno piuttosto fa parte delle sue caratteristiche, insomma un terreno di conquista da questo punto di vista. Quindi queste sono le principali caratteristiche. Già adesso, come vi dicevo prima, viene considerato uno dei talenti di maggior prospettiva nel panorama spagnolo, ma non solo, anche fra tutti i campionati europei. Addirittura alcuni osservatori lo hanno paragonato a Gerard Piqué, storico difensore del Barcellona, della nazionale spagnola. Chiaramente è ancora molto presto, quando si fanno questi paragoni cerchiamo sempre di specificare, è soprattutto legato magari alle movenze, un po' anche all'aspetto fisico se vogliamo, l'altezza, il fatto di essere un po' slanciato fisicamente. Poi è chiaro che per seguire le orme di Gerard Piqué dovrà fare ancora tanta strada. In ogni caso, per come si
caratterizza questo tipo di colpo potremmo definirlo quasi un colpo alla Bissek bis se vogliamo, anche se Perez probabilmente è ancora un passo indietro nella maturazione rispetto a quella al punto in cui era Bissek. Bissek già giocava in una prima squadra, nell'Aarhus in Danimarca, lui ancora gioca nella seconda squadra e quindi è un passettino indietro, però la logica è quella e come dicevo è una logica che l'Inter sta cercando di perseguire anche con altri profili, soprattutto dall'arrivo di Octree. Ne abbiamo parlato a lungo anche nelle nostre dirette, non solo. Da quando è arrivato Octree non ci sono stati tantissimi cambiamenti, questo già ve lo avevamo anticipato, era la cosa più logica. Uno di quelli forse più visibili sta proprio negli obiettivi di mercato. L'Inter ha già chiuso Taremi e Zielinski, erano due colpi che erano già stati formalizzati prima dell'arrivo di Octree. Dall'arrivo però della nuova proprietà in poi si è cominciato a parlare di tanti giovani. Alex Perez è quello che abbiamo visto oggi, c'è stato per esempio Leoni della Sampdoria, prima vi citavo Topalovic, già ufficializzato sul sito della Lega Serie A, Tessman del Venezia, tanti nomi che sul momento magari non danno un particolare apporto alla prima squadra, però nel futuro possono essere molto utili. E anche nel caso di Perez, concludo dicendovi questo, qualora dovesse effettivamente chiudersi questo colpo, la previsione è che si aggreghi inizialmente al ritiro con la prima squadra, anche perché quest'anno, essendoci state le competizioni europee, sarà un ritiro particolare con molti giocatori che arriveranno scaglionati e piuttosto in ritardo, e poi Inzaghi deciderà cosa fare. La prospettiva più immediata e più credibile è che venga mandato inizialmente nella squadra primavera con il nuovo tecnico Zanchetta e poi se ci fosse la possibilità ancora in prestito per formarsi, ecco, almeno in una stagione. Però c'è veramente grande fiducia su questo ragazzo. Le caratteristiche ve le ho dette, vi faccio un aggiornamento sulla questione relativa all'operazione di mercato. Intanto il suo procuratore è Albert Botines, che è lo stesso di André Onana, e da quello che filtra anche dalla Spagna, Botines ha già fatto sapere al Betis che Perez non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. Prima però vi dicevo all'inizio del contenuto che qui potrebbe esserci un cambiamento, perché secondo poi le altre voci che filtrano, in realtà questo rinnovo verrà fatto per una singola stagione, ma perché sarà funzionale a chiudere l'operazione con l'Inter, che sarà in prestito con diritto di riscatto. E sapete bene che da regolamento non si possono prestare giocatori nel loro ultimo anno di contratto. Quindi, visto che scade nel 2025 e mancano le ultime conferme, ma a quanto pare l'accordo fra l'Inter e il Betis sarà proprio sulla base di un prestito con diritto di riscatto, il contratto di Perez verrà rinnovato di un anno in modo tale da permettere questa operazione. Vi dicevo anche della valutazione di 25.000 euro, siamo più in là perché il diritto di riscatto dovrebbe attestarsi tra i 2 e i 3 milioni di euro, più verso i 3 che verso i 2. Quindi una cifra non altissima, però comunque non banale per un ragazzo di 18 anni che finora ha giocato giusto nella seconda squadra. E ecco, mancano le ultime conferme, però nel momento in cui sto registrando si parla comunque di un'operazione ben indirizzata per un profilo che, ribadisco, non aspettiamocelo subito in prima squadra, non aspettiamocelo nelle rotazioni, non credo proprio, però aggiungiamolo, è un tassello che fa comodo, che appunto in futuro potrebbe comunque dare una mano sia a livello tecnico-tattico, come diciamo sempre, ma anche a livello economico, perché purtroppo sappiamo che l'Inter, lo stiamo vedendo anche per esempio con Valentin Carboni, solitamente nel corso delle stagioni, se vuole preservare i suoi pezzi migliori, negli ultimi anni spesso ha preferito andare a cedere dei giocatori magari più giovani a cifre anche contenute, che però mettono insieme una serie di plusvalenza che consentono magari di preservare qualche pezzo importante. Sulle operazioni come quella di Alex Perez, che costano poco, che avrà ovviamente un ingaggio, adesso non sono usciti i dettagli, ma molto contenuto, io mi sono sempre speso a favore perché, ribadisco, investire su giovani, anche così giovani, è molto difficile che poi non ti porti ad un beneficio, che sia tecnico o che sia economico, perché non rientrare di un investimento così contenuto per un giocatore che comunque andrà confermato, però già ora ha delle buonissime referenze, è davvero molto complicato. Quindi molto bene questi colpi. L'Inter peraltro in difesa
a breve potrebbe fare qualcosa, ve ne stavamo parlando in queste ore, e in ogni caso tra Acerbi e De Vrij dovrà fare un ricambio importante a livello anagrafico, e quindi qualsiasi operazione riguardi la difesa vediamo di leggerla anche in questa chiave qui. Questo era tutto, quindi vi ho fatto un po' una panoramica sulle caratteristiche di Perez e sull'operazione di mercato, poi impareremo a conoscerlo meglio qualora dovesse effettivamente chiudersi il colpo Inter. Vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo ancora una volta un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti. Vi invito anche a passare dal club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete unirvi alla nostra community e supportare il nostro progetto, che per noi è sempre molto importante. E infine, come sempre, se mi segui in podcast lo trovi in descrizione, mentre se mi stai seguendo su YouTube ti lascio un approfondimento da recuperare proprio qui.